Marcellin Desboutin, nato a Sérilly il 26 agosto 1823 e morto a Nizza il 18 febbraio 1902, è stato un influente pittore e scrittore francese. Ha iniziato la sua formazione artistica all'École des Beaux-Arts de Paris nel 1845, studiando sotto la guida dello scultore Louis-Jules Été e del pittore Thomas Couture. Ha viaggiato ampiamente attraverso la Gran Bretagna, il Belgio, i Paesi Bassi e l'Italia. Nel 1857 ha acquistato una villa vicino a Firenze, vivendo una vita di lusso con Edgar Degas. Tuttavia, nel 1873 Desboutin è rientrato a Parigi in condizioni finanziarie precarie e ha iniziato a dedicarsi all'incisione. Ha partecipato all'impressionismo e realizzato ritratti di noti artisti come Degas e Renoir. Dopo anni di vita a Parigi si è trasferito a Nizza nel 1880, dove ha trascorso 8 anni prima di tornare nella capitale francese, partecipando alla fondazione della Société Nationale des Beaux-Arts. Nel 1895 è stato nominato nell'ordine della Légion d'honneur. Desboutin ha scritto anche opere letterarie, tra cui una traduzione del Don Giovanni di Byron e il dramma Madame Roland. Ha posato per alcuni dei più grandi artisti dell'epoca, inclusi Manet, Renoir e Degas, apparendo anche nell'opera L'Assenzio di Degas. Ritornato definitivamente a Nizza nel 1896, vi ha lavorato fino alla sua morte nel 1902. Qui Marcellin ritrae Joséphine Péladan, figura in genere poco conosciuta. Non fu un artista, ma fu fondamentale per la creazione del movimento simbolista, movimento culturale sviluppatosi in Francia negli ultimi 2 decenni del XIX secolo, che si manifestò nella letteratura, nelle arti figurative e di riflesso nella musica. Joséphine nacque il 28 marzo del 1858 a Lione, in una famiglia immersa nell'alchimia, nel magnetismo, nell'arte, nelle scienze e nell'esoterismo cattolico. Nel 1884 scrisse un romanzo costellato di temi collegati alla tradizione rosacrociana e all'occultismo, Les Vices Suprêmes. Lo scritto accese l'interesse del poeta Stanislas de Guaita, e l'incontro di questi 2 personaggi fu all'origine della scelta di riorganizzare la Fratellanza Rosacrociana. Si tratta di un celebre ordine segreto cristiano di cui abbiamo le prime tracce nella Germania del XVII secolo. Nel 1890, toltosi dal sodalizio iniziale a cui aveva partecipato anche Papus, famoso fisico e occultista, Péladan creò l'ordine cattolico della Rosa e della Croce, divenendone il capo indiscusso con l'appellativo di Sar Péladan. Dal 1892 al 1897 furono allestiti regolarmente saloni artistici rosacrociani a Parigi, incentrati sull'arte preraffaellita e simbolista, ma se la prima suscitò molto interesse di pubblico e di visitatori, presto il fenomeno si spense. Già alla 5ª edizione si era passati a soli 30 artisti partecipanti. Il numero di simbolisti riconosciuti si era ridotto in rapporto al gruppo iniziale e con la 6ª edizione si chiuse questa esperienza. Malgrado le difficoltà e le defezioni subite dai salon dei Rosacroce, il simbolismo non sarebbe stato conosciuto e riconosciuto in Francia senza l'opera divulgatrice di quelle 6 esposizioni e l'intenso proselitismo praticato dal loro ideatore, Joséphine Péladan. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!